Niente Claudio Ranieri. Non sarà lui il prossimo CT della nazionale. Sapete perché? Perché ha rifiutato l'incarico. Non se lo meritano. No, noi, non se lo meritano, non se lo meritano. E nonostante io sia ancora qui a pensare, ieri, oggi e domani, che lui sarebbe stato la figura adatta, almeno nell'immediato, per dare una scossa, sì, perché poi, come già ribadito mille volte, facciamo 1001, ci sono dei problemi strutturali enormi, no? E che non è che metti Ranieri o qualsiasi altro e via, adesso si va a conquistare la luna, no? Magari funzionasse così, ma ad ogni modo non ve lo meritate. Non ve lo meritate uno come Claudio Ranieri, non ve lo meritate per nulla. Adesso il caro Gravina dovrà andare a mendicare da qualche altra parte per provare a salvare il salvabile. Ecco, ecco. Non c'è nulla da fare, Claudio Ranieri è 10 passi avanti. E chi è 10 passi avanti è capace anche di fare poi il passetto indietro al momento giusto, che è quello un po' che ha dovuto fare stavolta, perché io sono convintissimo anche che lui l'avrebbe accettata quella panchina, no? Per lui sarebbe stato davvero un onore, no? Davvero un piacere, ma sapete che c'è? Claudio Ranieri ha dato la parola alla Roma, ha dato la parola alla Roma e la questione del doppio incarico che sollevavamo ieri e non così tanto per è una questione che già iniziava a pesare nell'ambiente romano, no? C'era già un'aria più pesante e a Ranieri non piace stare due piedi in una scarpa e quindi si conferma ancora una persona, ragazzi, che non riuscirete mai a corrompere e forse proprio per questo motivo è giusto alla fine che vada così. Ne parliamo adesso, è come se lo facciamo. Prima vi invito a spolliciare per il solito amico algoritmo. Ovviamente iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, ma ormai non c'è neanche bisogno che ve lo dica perché siete magnifici, no? Ogni volta supporto totale e niente. Quindi grazie davvero. E se volete anche scampanellate per ricevere le notifiche su YouTube attivando la campanella. Ancora grazie davvero, grazie davvero. Andiamo proprio alle dichiarazioni che ha rilasciato all'Ansa un'oretta fa, no? Neanche forse in realtà. Ringrazio il presidente Gravina per l'opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto e ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale. I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla nazionale, ma la decisione è solo mia. Questa è la dichiarazione di Ranieri, che ad ogni modo non sappiamo se è totalmente veritiero o meno, non perché gli voglio accusare, no, di mentire assolutamente, ma sappiamo che tante cose poi vengono studiate ad hoc, ad arte, no? Vengono riportate ma questo dicendo questo gli voglio andare a rendere maggiore onore. Perché, perché come posso dire, ragazzi miei, è lui stesso che dice non mi ha forzato nessuno, no, no, no. E io invece trovo che magari, come ho detto prima, lui in qualche modo si sarebbe anche messo in gioco, ci avrebbe anche provato, ma ha dato la parola ai Friedkin, ha dato la parola a Roma, che l'abbiano forzato o meno, lui rimane a Roma. Cioè, questa è la grandezza. Non so se mi spiego, spero di averla tradotta bene, no? Di averlo tradotto bene il mio pensiero. E questa è la forza di di Claudio Ranieri, di quello che l'ha reso diverso dagli altri, no? Migliore, peggiore, no, non sto qui a dire, diverso dagli altri. Poco, ma sicuro. E niente, adesso, signori miei, cosa succederà? Si andrà davvero su Pioli, che pare fosse la prima scelta, no, la prima, insieme a Ranieri fosse l'altro CT, papabile CT eh, in Lizza, e poi non lo so, io come ho già detto ieri, attenzione anche al ritorno, un probabile, possibile quantomeno, ritorno come si chiama? Mamma mia, soccorso, mamma mia, di Roberto Mancini.
Attenzione, perché già alcune dichiarazioni di poco tempo fa che dicevano non l'avrei mai lasciato, ho sbagliato a lasciarla, c'è stata una sorta di scusa di questo, di quell'altro. Attenzione, anche perché a me non mi sembra che appunto Ranieri appare, non mi sembra che ci sia tutta sta voglia poi di buttarsi nella mischia. Siamo arrivati a questo, eh. Non vi aspettate che poi allenatori, a parte che chi c'è rimasto, ecco, che chi c'è rimasto sostanzialmente, ci sarebbe da fare anche questo discorso, ma attenzione perché oggi come oggi è una gatta da pelare l'Italia, è veramente una bella gatta da pelare, quindi o butti dentro un allenatore che deve rilanciarsi, i vari Gattuso, o butti dentro qualche allenatore che deve magari farsi le ossa, perché ho letto anche gente come Cannavaro o altri del genere. Non lo so, ditemi voi, oppure vai a prendere uno che è andato a prendere i soldi in Arabia e adesso ritornerebbe comunque con piacere, anche se poi ci sarebbe anche la Fiorentina per Pioli, quindi non lo so oggi Pioli cosa deciderebbe. Pioli che tra l'altro per me, ribadisco, è un ottimo allenatore, anzi, un ottimo, per me quello che ha fatto al Milan è stato qualcosa di importante, assolutamente, ma come già abbiamo visto con Spalletti, l'allenatore di campo è un discorso, il CT è tutt'altro, ecco perché io ero fermamente convinto che l'unica figura nell'immediato, no, nel breve periodo, che potesse in qualche modo dare una piccola scossa, quantomeno, fosse Ranieri, e tuttora ovviamente lo penso, ma da un lato, ribadisco, da un lato sono eh, rattristato dal fatto che andrà sempre peggio, ma dall'altro è giusto che sia così. Cioè, dall'altro, la porta un attimino, per favore, 5 minuti, la porta chiusa! 5 minuti! Gentilmente, grazie. Un attimino, 5 minuti, sì, vabbè. Stavo dicendo, ma io so anche un po' tra virgolette, quasi non contento no, ma ci deve essere una parola che in questo momento non mi viene, ma è giusto, cioè è giusto perché qua a pagare sono sempre i CT, questo e quella, ma quando gli estirpiamo, quando andiamo a estirpare il problema alla radice, quando? Quando poi davvero non c'è altra soluzione, quando poi si è mangiato tutto, quando il sistema si è mangiato tutto e poi per forza bisogna ripartire, quindi acceleriamolo anche forse questo percorso, ecco. E questo è quello che bisogna dire. Acceleriamolo anche questo discorso di distruzione. Perché se non lo acceleriamo è un'agonia e non arriviamo mai al punto. Acceleriamo questo percorso e poi si ricostruirà tutto da zero. Ecco, questo non mi rimane che dire questo. Ecco, questo sì, è triste sicuro, non c'è altro aggettivo. Va bene, ne parliamo signori miei. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, leccate, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.